patate sbucciate andremo a tagliarle a fette spesse, così. Adesso vi faccio vedere lo spessore. Questa è una ricettina semplice, un piatto unico, buonissimo, che si fa in un attimo. Condiamo le patate con un pizzicone di sale, un pochino di pepe e l'ingrediente che per me le rende speciale, il finocchietto. Va bene sia quello comprato che il finocchietto selvatico, circa un cucchiaino abbondante di finocchietto, perché a me piace tanto. Aggiungo pochissimo olio e mescolo. Prendiamo una teglia, la foderiamo con la carta forno e sistemiamo dentro le patate, così. Sopra le patate andremo a mettere anche mezza cipolla, va benissimo sia quella bianca che quella rossa. Prendete poi un pomodoro maturo, tagliatelo a metà, poi in 4 e poi a spicchi così grossolani. Oppure utilizzate i pomodorini quelli piccoli. 800 g di salsiccia fresca, facciamo qui, e la prima cosa che dobbiamo fare è bucarla bene, così, con una forchetta. Ora, semplicemente per una questione di estetica, mi piace dividere la salsiccia, ma volendo potete anche cuocerla intera, vero Piero? Dopo averla divisa, arrotolo e formo delle piccole girelline. E appoggiamo sopra le girelle di salsiccia, così. Buco ancora un altro pochino e via in forno. Forno bello caldo a 220 gradi per una trentina di minuti circa. Uso il ventilato. Serviamo. Mamma mia, che bontà ragazzi! Le patate sono belle morbide e saporitissime. Spettacolare. E voi come siete abituati a fare le salsicce al forno? Le fate come me o in modo diverso?
Fatemi sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividetelo con i vostri amici.